Oggi saliamo in sella alla nostra moto, indossiamo il casco e via, verso il nostro viaggio sulla costa nord-occidentale della Sardegna, da Santa Teresa di Gallura fino ad Alghero. La costa occidentale della Sardegna offre davvero tanti posti da vedere. Noi ne sceglieremo solo alcuni e il primo in cui ci fermeremo sarà Costa Paradiso. Buongiorno, siamo a Costa Paradiso. Ieri abbiamo salutato i nostri amici Davide e Luca che sono tornati a casa, li salutiamo, ciao! Hello. E stamattina siamo partiti da Santa Teresa di Gallura e la nostra prima tappa è Costa Paradiso. Guardate che spettacolo! Bellissimo! Such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby Il nome di questo posto sembra non essere stato scelto a caso. Questo è un posto dove la bellezza è così mozzafiato che sembra uscito fuori da un racconto mitologico di sirene e creature mitologiche, appunto. Qui la natura si è divertita a spruzzare acqua cristallina, spiagge dorate, paesaggi selvaggi che riempiono il cuore e gli occhi di gioia. La vera storia di Costa Paradiso è meno leggendaria, ma altrettanto affascinante. È infatti una località turistica che nasce praticamente negli anni 70 dall'iniziativa di un imprenditore milanese e di un gruppo di architetti italiani, che hanno colto l'opportunità di creare una destinazione turistica di alto livello in un luogo di bellezza naturale straordinaria. Dal punto di vista naturalistico, la zona è caratterizzata da queste scogliere rosse spettacolari, da piccole insenature, da baie e da un mare cristallino. Gli architetti hanno lavorato per integrare armoniosamente gli edifici e le strutture nell'ambiente circostante, utilizzando dei materiali naturali come la pietra locale per preservare appunto l'aspetto autentico della zona. È così quindi che si trovano attorno a questo posto delle ville di lusso, degli appartamenti che ne fanno un complesso turistico davvero chic ed esclusivo. Le spiagge ed il mare però per fortuna sono accessibili a tutti. Qui è possibile anche percorrere un sentiero, anche per chi è amante del trekking e delle passeggiate, che porta appunto a scoprire gli angoli più nascosti di questa baia ed è davvero molto interessante e molto bello. Noi l'abbiamo fatto solo per metà, poi ci siamo fermati e siamo ritornati indietro. A malincuore lasciamo questo bellissimo paradiso, ci rimettiamo in sella però, perché c'è ancora tanto da scoprire. Siamo a Isola Rossa, abbiamo fatto un giro ma non c'è molto aperto, quindi siamo in cerca di cibo, abbiamo fame, siamo diretti a Castelsardo. Castelsardo è una città affascinante caratterizzata da una posizione scenografica su un promontorio roccioso che si affaccia su un mare spettacolare. Il simbolo della città è il Castello dei Doria, una fortezza che domina la città dall'alto. Inoltre nel sobborgo si trovano molti ristoranti tipici che offrono deliziosi piatti della cucina sarda. Per non parlare dei bellissimi panorami sulla costa, sul mare e sulle spiagge della città. Andando via da Castelsardo non si può perdere un altro simbolo, l'elefante di pietra, una roccia sulla quale la natura ha scolpito la forma di un elefante, appunto. Siamo di nuovo in moto, diretti al Parco Naturale di Porto Conte, fino a raggiungere le bellissime scogliere a picco sul mare di Capocaccia, di fronte all'isolotto di Foradada. Dove siamo? Siamo a Capotesta, vicino al Ghero. Adesso esploriamo un po' questo parco e poi andiamo nel centro di Alghero dove abbiamo preso una stanzetta. Ti piace il programma? Sì. Via. Questo parco naturale si trova a soli 25 km da Alghero,
ma è davvero interessante da percorrere in moto. Lungo il percorso puoi goderti la vista sulla costa e sul mare, che nonostante la giornata grigia conserva comunque il suo fascino. Inoltre nel parco si possono avvistare anche animali selvatici come per esempio i falchi pellegrini. Arrivati a Capocaccia, la vista sul mare è davvero spettacolare. La maestosa scogliera di Capocaccia si eleva verticalmente dal mare e offre un panorama incantevole. E dopo tanto girovagare arriviamo finalmente nella destinazione finale, almeno di oggi, Alghero. Eccoci ad Alghero, la chiamano la piccola Barcelloneta, perché pare insomma che assomigli un po' a Barcellona, ha delle influenze spagnole. Approfittiamo per scoprire la città e comprare qualche souvenir. Eh sì, siamo nella Barcelloneta sarda. Questa città affascinante è una fusione di influenze catalane e sarde, con i suoi bastioni, le stradine lastricate e il mare azzurro che bagna le mura della città. In effetti, camminando per le strade acciottolate del centro storico di Alghero, con i suoi edifici di pietra e le strade strette e tortuose, si possono ammirare le influenze catalane nell'architettura, che è la caratteristica della città. Le stradine portano in una serie di piazzette vivaci, dove ci sono caffè all'aperto, negozi di souvenir e ristoranti dove poter gustare piatti della cucina sarda, come la fregola e tanto pesce fresco proveniente dal mare circostante. Finisce così la nostra giornata, un'ultima passeggiata nel porticciolo e poi a Nanna, perché domani l'avventura continua. Ed eccoci, di nuovo in sella, per un altro giorno di avventura nel nostro itinerario nella costa ovest della Sardegna, che oggi ci vede partire da Alghero e terminare il giro a Sant'Antioco. La nostra prima tappa sarà la cittadina di Bosa. La strada che percorriamo è bellissima. Questa strada si snoda nella macchia mediterranea e offre panorami mozzafiato sulla costa che con le sue rocce scoscese scende giù fino al mare cristallino. Il mare sardo offre in ogni angolo della sua costa dei colori unici e sorprendenti. Buongiorno, eccoci a Bosa Marina. Siamo partiti stamattina da Alghero senza fare colazione, ci siamo fermati adesso a fare colazione. Abbiamo percorso la strada che va da Alghero a Boso, la SP49, ma fantastica, panorami eccezionali. E adesso proseguiamo per la nostra esplorazione. A dopo. Dopo la nostra colazione andiamo a visitare la città di Bosa. Bosa è un borgo colorato che lega la sua storia sia alla vicinanza col mare, con le sue tradizioni di pesca, ma anche al fatto di essere attraversata proprio nel centro dal fiume Temo, che invece ha favorito l'industria conciaria. Infatti, proprio lungo il fiume si scorgono una serie di edifici tutti uguali, che in passato erano altrettante aziende conciarie. Infatti, Bosa a quei tempi è stata la capitale della conceria italiana. Oggi è un borgo davvero grazioso e se vi recate in via Belvedere si può avere uno splendido colpo d'occhio sull'intero agglomerato colorato della città. La vista invece dai vari ponti che la attraversano regala davvero un bellissimo quadro d'insieme, sembra quasi un posto di altri tempi. La prossima tappa invece sarà per godere di un altro gioiello indiscusso di quest'isola meravigliosa, mi riferisco a Sarchittu. Andiamo verso Cuglieri, dove già lungo la strada si ammirano acque cristalline e roccia calcarea di un bianco splendente. Eccolo l'Arco Naturale di Sarchittu, un'opera sorprendente tutta a firma della natura, che nel corso dei millenni si è divertita a scavare attraverso il vento e il mare nella roccia calcarea, creando un arco naturale che sembra quasi un portale magico. Ma Sarchittu non è solo un panorama da ammirare come abbiamo fatto noi, poiché raccoglie una piccola ma deliziosa baia con una spiaggetta bianca. Qui l'acqua è cristallina, ti dà un'infinita voglia di tuffarti, è praticamente trasparente.
Questo posto è davvero bellissimo. Siamo stati ad un passo dal toglierci tutto e buttarci in acqua, ma alla fine non l'abbiamo fatto e ovviamente ce ne siamo pentiti subito. Ma ahimè, non si può avere tutto da un viaggio. A Sarchitto. Sarchitto. Sì, vicino a Oristano. Una località meravigliosa. Il mare è fantastico, da voglia di buttarsi nell'acqua. Veramente bello. Andiamo via a malincuore e ci imbattiamo in un posto davvero strano. Un agglomerato di case tutte basse ed uguali. Ci inoltriamo all'interno. La strada è sterrata e le case tutte disabitate, ma almeno all'esterno sono tenute tutte bene. Facciamo una piccola ricerca su internet e scopriamo subito l'arcano mistero. Abbiamo appena visto il villaggio di San Salvatore di Sinis, un villaggio abbandonato utilizzato come set cinematografico per molti spaghetti western. Veramente particolare. Dopo questa singolare sorpresa, continuiamo ad esplorare la zona. Siamo dalle parti di San Giovanni di Sinis, vicino Capo San Marco. Qui il paesaggio è veramente bello, selvaggio, ricorda quasi quelli della Scozia. Siamo nella penisola del Sinis, precisamente sul promontorio di Capo San Marco. Qui vicino c'è anche una zona archeologica. Ci siamo trovati qui per caso e in realtà dopo abbiamo scoperto che la zona può essere percorsa solo con un trenino, che funziona però solo nei mesi estivi. Il posto è davvero bello e il verde brillante dell'erba fa pensare davvero ad un paesaggio scozzese, solo che qui il mare è infinitamente più bello e il panorama di questo promontorio che si protende verso il mare è unico e spettacolare. Continuiamo la nostra esplorazione della costa ovest. Qui è tutto veramente bello e sorprendente. I paesaggi, i colori e la bella giornata fanno volare via il tempo senza che te ne accorgi. Eccoci qui a Torre dei Corsari. Siamo in partenza verso Sant'Antioco, ci siamo resi conto che siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia perché da qui a Sant'Antioco ci vogliono altre 2 ore. Quindi per arrivare in tempo per il check-in faremo una strada dritta. Quindi niente più pause. Ciao! La strada verso Sant'Antioco, che è l'ultima tappa della giornata, ci regala ancora vedute su spiaggia dalla sabbia finissima, acqua trasparente e dune nascoste persino nella macchia mediterranea. Eccoci arrivati a Sant'Antioco, giusto in tempo per il check-in del B&B che abbiamo prenotato verso l'ora del tramonto. Sant'Antioco è una piccola città situata sull'omonima isola di Sant'Antioco, collegata alla terraferma tramite un ponte. L'avevamo sempre vista sulla cartina ed eravamo curiosi di scoprirla. Il centro è molto carino, con i suoi edifici bassi e colorati. Non è molto vivace di notte, ma non saprei dire se dipende dal periodo in cui l'abbiamo visitata, o è sempre così. Molte strade di notte poi sono al buio, ma nonostante questo siamo riusciti a trovare un buon ristorante per una gustosa cena di pesce. Buongiorno, oggi ultimo giorno di vacanza e siamo a Sant'Antioco, il tempo è brutto, la giornata di ieri di sole non c'è più, è andata via, però non ci facciamo scoraggiare, faremo il giro dell'isoletta di Sant'Antioco e poi continueremo verso Cagliari perché alle 19 ci imbarchiamo. Ciao! Oggi infatti completiamo il nostro giro sulla costa ovest della Sardegna facendo l'ultima parte, quella a sud, fino a Cagliari e all'imbarco per tornare a casa. Per prima cosa montiamo in sella, decisi a scoprire qualcosa in più
su quest'isola nell'isola. La prima tappa è Calasetta, un piccolo borgo con il suo centro storico, da cui partono i collegamenti per l'isola di San Pietro, che insieme a Sant'Antioco sono le isole maggiori dell'arcipelago del Sulcis. Sant'Antioco è un'isola con una natura selvaggia, fatta di scogliere alte, ma anche di spiagge e calette con sabbia bianca, e come tutta la parte occidentale della Sardegna offre panorami mozzafiato. Il tempo è grigio e siamo un po' delusi perché ieri invece è stata una giornata fantastica. Avevamo sperato che lo fosse anche oggi, anche perché quando c'è il sole quest'isola regala veramente dei colori fantastici, tant'è che ce ne accorgiamo quando un raggio di sole illumina il mare e i colori splendenti del verde smeraldo di questo mare si esaltano. Una curiosità: il nome dell'isola e della città principale derivano dal patrono della Sardegna, che è un martire africano esiliato in quest'isola, a cui è stato dedicato anche la basilica. Lasciamo però l'isola e andiamo verso Portofino. Ci dirigiamo verso la strada provinciale 71 che ci regalerà delle viste mozzafiato su tutta la costa. Sarà davvero una sorpresa. La strada provinciale 71 è davvero spettacolare. Noi l'abbiamo percorsa dal golfo di Teulada fino alla baia di Chia. Lo scenario è impressionante e si può tranquillamente annoverare come le strade costiere più belle della Sardegna. È caratterizzata da circa 25 km di scenari naturali, con ampi tratti sulla costa ad altezze variabili. Punti panoramici, spiagge di diversa costituzione e fattura sono i punti di forza di questa via che ti porta tra mare e colline. Il paesaggio è quello tipico del sud della Sardegna. Le rocce sono ricoperte da una fitta macchia mediterranea che contrasta con i colori delle acque cristalline che passano dall'azzurro intenso al verde smeraldo al blu più profondo per altri tratti. Per noi è stata una scoperta on the road, poiché il programma per oggi era quello di stare ad oziare su una delle bellissime spiagge di quest'isola. Ma siccome il tempo non è stato nostro alleato, siamo andati alla scoperta di panorami. Impossibile percorrere questa strada senza fermarsi per scattare foto memorabili ed ammirare con calma i dettagli che la natura ti offre. Eccoci in questo posto meraviglioso. Ci troviamo sulla costa sud occidentale, la strada provinciale 71, vicino Baia Chia, la strada che porta da Teulada fino a Baia Chia. Bellissimo. Ma il tempo a disposizione è quasi terminato. Un'ultima sosta sulla spiaggia di Sant'Eliso a Pula e poi via, verso l'imbarco a Cagliari. La vacanza è finita, ma come sempre resta nel cuore un'esperienza indimenticabile, piena di immagini, emozioni e sapori. Termina qui il nostro racconto. Se siete rimasti qui, forse vi è piaciuto e allora vale la pena mettere un like e iscriversi al canale.